Allora possiamo cominciare. Vi dicevo, questo è un po' più lungo rispetto alle mie abitudini, sapete facciamo di solito 10 incontri, ho pensato di proporne 15 perché l'argomento merita gli approfondimenti del caso. Nonostante l'argomento Apocalisse di Giovanni possa sembrare un po' fuori tempo, in realtà avremo modo di toccare diversi argomenti di stretta attualità. Vediamo il riverberarsi di questo archetipo a maggior ragione proprio nei tempi che stiamo vivendo. Quindi questo ci consentirà di fare qualche escursione da argomenti, alternando argomenti che sono strettamente tecnici, legati a un'interpretazione dell'Apocalisse che io vi introdurrò questa sera, ampie escursioni, dicevo, su alcuni momenti della storia della geopolitica internazionale che stiamo vivendo oggi e che sembrano avere direttamente i tratti dell'archetipo apocalittico. Quindi dicevo in 15 incontri anche per un altro motivo, quello di consentirci di andare più a fondo di alcune questioni e soffermarci su alcuni aspetti, visto che chi ad esempio tra voi, e parecchi tra voi, erano presenti a seminari precedenti, o l'ultimo che abbiamo fatto subito prima di questo, sugli archetipi del cristianesimo, che prepara un po' il terreno a quello che affrontiamo in questi 15 incontri, avrà notato che alla fine, negli ultimi 2-3 incontri, abbiamo concentrato un enorme quantitativo di informazioni, di nozioni. E allora, per evitare queste congestioni, indigestioni simboliche, ho pensato di spalmarlo in 15 incontri. Non mancheranno le cose da dire, ancora una volta ci sarà da fare un po' di selezione, però preferisco poterlo affrontare bene. In fondo l'idea è quella di approcciarci a uno dei testi che a livello simbolico rappresenta una delle sfide più alte e più profonde in assoluto. È una densità simbolica, quella del libro della Rivelazione, quasi senza eguali, almeno qui nel mondo occidentale. Non so se vi è capitato di leggerlo interamente, in realtà è piuttosto breve, i 22 capitoli che lo compongono sono piuttosto brevi. E leggendolo si ha l'impressione di essere proprio di fronte a qualcosa che risuona nelle profondità della nostra psiche. E chi non l'avesse letto però sa di che cosa si parla. Alcuni di quei simbolismi sono ormai arcinoti, da quello dell'anticristo, della bestia il cui numero è 666, l'agnello, il dragone che esce dal mare, insomma vi sono alcuni elementi che ormai sono piuttosto conosciuti. Affrontare un argomento come questo in questi tempi significa entrare pienamente a contatto con l'atmosfera di quello che normalmente viene percepito, perché questa è la prima impressione che si ha quando si parla di Apocalisse, come la fine dei tempi, la fine del mondo o la fine dei tempi. Già questo contiene un piccolo pregiudizio. In effetti non è la parola Apocalisse, anche se noi nel linguaggio la usiamo in questo senso, non è questo il significato del termine Apocalisse. Noi usiamo questa parola nel linguaggio corrente, Apocalisse, apocalittico e i suoi derivati, proprio per indicare qualcosa di devastante che conclude un processo. In realtà la parola, cominciamo proprio dal termine, il libro è conosciuto come il libro della Rivelazione. E in greco, perché è scritto in greco naturalmente, si chiama Apocalypsis. Questa parola non significa e non implica la fine di tutte le cose. In realtà, già qui abbiamo un elemento simbolico interessantissimo. Apo, in greco, significa togliere, via, fuori. E calypsis, da calypto, questo significa ciò che fa da copertura, tipo il coperchio. Quindi apocalipsis è l'azione o l'atto di togliere la copertura. Ecco perché è stato tradotto libro della rivelazione, perché rivelare vuol dire togliere il velo. In realtà dovremmo tradurre in modo corretto il termine così:
svelamento. Apocalipsis è l'azione di togliere il velo, lo svelamento. Questo ci porta già subito a un'altra dimensione, non è esattamente quella che di primo acchito ci collega alla fine dei tempi. Togliere il velo è un atto simbolico forte per rappresentare il contatto con qualcosa di più vero. Che si presenti senza veli vuol dire che si presenta così come è. Pensate alla mitologia orientale e prima ancora alla mitologia egizia. Iside, antico Egitto. L'Iside appare nella mitologia come vestita con 7, un numero che nell'Apocalisse tornerà infinite volte, 7 veli. E se avete presente la letteratura teosofica, uno dei libri più importanti che ha consentito, tra i primi testi che ha consentito al grande pubblico, al cosiddetto grande pubblico, di entrare a contatto con simbolismi del mondo esoterico, si chiama Iside Svelata. E l'Iside Svelata è un volumone così che la società teosofica tutt'oggi promuove e discute continuamente ad opera di quella che è la madrina della società teosofica, Elena Petrovna Blavatsky. La storia del velo ci porta in India. In India sviluppano una simbologia del velo che è davvero interessante. L'idea che il velo nasconda qualcosa non per non farcelo vedere, ma per l'idea è quella che quello che sta dietro il velo si possa intravedere. Non è un vero nascondimento, non è un occultamento, è un modo di lasciare i sensi non pienamente padroni di ciò con cui entrano in contatto. Mi sono spiegato? Il velo lascia sia vedere che contemporaneamente il velo nasconde, quindi si dice intravedere perché abbiamo una sorta di falsificazione dell'immagine. C'è qualcosa, ma non la vediamo esattamente come potremmo vederla se non ci fosse il velo. Chiaro? Questo velo è stato personificato. Il mito del velo in India ci parla di un primordiale accoppiamento sessuale tra il dio Shiva e la sua consorte. In quel contesto mitologico particolare la sua consorte è Parvati. In questo accoppiamento lei, che è una Shakti a tutti gli effetti, termine che in India si usa per descrivere la potenza femminea, Shakti vuol dire energia o potenza, sono uniti nel loro coito. Al termine di questo coito i corpi si distaccano, quindi l'uno diventa 2, abbiamo una prima separazione, una prima divisione, e questa separazione crea uno spazio che finché i 2 erano uniti non poteva esserci. Questo spazio è lo spazio in cui si svilupperà il creato, il cosmo. Se non ci fosse questa divisione, non si creerebbe lo spazio per l'apparire del cosmo. L'idea che tutto ciò che prende una forma possa prenderla perché qualcosa ha lasciato uno spazio. Non è un'idea distante dall'Antico Testamento. Vi ricordate che nell'Antico Testamento la creazione è celebrata in 7, ancora una volta, passaggi, i 7 giorni della creazione. Cosa fa Dio l'ultimo giorno? Usiamo questa espressione, si riposa, in realtà è scritto in ebraico si ritrae, si ritira. E il suo ritirarsi è il lasciare spazio. L'atto del lasciare spazio è ancora un'attività, non è una semplice passività. Lasciare spazio è il momento del ritrarsi di Dio che nel suo recedere consente alle cose di venire in essere. Vi è chiaro? Nel mito indiano, dopo il distaccarsi dei 2 corpi di Shiva e della sua Shakti, lui cade addormentato. Lei lo vuole risvegliare e quindi prende un velo e dietro questo velo
inizia a danzare. La danza che lei intesse dietro il velo è la forma di seduzione per cercare di risvegliare le attenzioni del Dio dormiente. Altra bella immagine poetica, no? E il velo è arma di seduzione perché contemporaneamente ci lascia vedere ma non soddisfa del tutto il senso della vista, quindi consente all'immaginazione di scatenarsi. Viene data una traccia di qualcosa, il velo come arma di seduzione è qualcosa che poi l'istinto porta ad alzare, no? O a togliere, o a squarciare. Ma lui dorme e finché dorme sogna e dal suo proverbiale terzo occhio questi sogni vengono proiettati sul velo stesso e lei, continuando a danzare, muove il velo. I sogni che lui proietta sul velo diventano la realtà, cioè diventano la vita del cosmo. E perciò in questo mito cosmogonico indiano tutto ciò che esiste, da quello che noi chiameremmo Big Bang, no? fino a che vi sarà un alito di vita in tutto l'universo, è il sogno di Shiva, che diventa apparentemente reale grazie al velo. Il velo consente al sogno di prendere densità, di tridimensionalizzarsi e di diventare quello che noi chiamiamo realtà. Ovviamente noi siamo pienamente nel sogno di Shiva o il sogno di Shiva. Il velo viene personificato, diventa una dea in India, si chiamerà Maya. Maya in italiano diventa Malia, da cui ammaliare. Il velo di Maya è l'immagine simbolica, personificata, divinizzata, di quello che noi chiamiamo realtà. Significa che la realtà non è così reale come sembra. La realtà è una sorta di fascinazione, un sogno o in una certa misura un'illusione. Non nel senso di non esiste, l'illusione nel senso che non c'è, nel senso che ha i connotati di quello che noi percepiamo come reale e che potrebbe benissimo cambiare se introducessimo delle sostanze intossicanti nel nostro corpo, per esempio, oppure potrebbe benissimo apparire completamente diversa ad un altro essere vivente, una mosca o un cane, che percepirebbe la realtà, i colori, le forme, le distanze, i suoni, in maniera molto, molto diversa da come la percepiamo noi, la costruirebbe in un altro modo. Capite cosa si intende, no? Per Malia. E questa sorta di fascinazione. Allora, il libro di Giovanni si chiama Apocalisse perché implica l'idea che il velo sia caduto. E quando cade il velo ci si confronta con quella che, consentitemi l'espressione, potremmo chiamare realtà reale. Fine della fascinazione, inizio del confronto con qualcosa che percepisco nella sua essenza. Vi suona difficile questo? Tutto chiaro? L'autore del libro della Rivelazione dice apertamente all'inizio del libro, e questo è un classico per tutti i profeti, di aver ricevuto sotto visione e sotto auscultazione quello che ha scritto. E questo è un altro tratto universale interessantissimo. Prima di lui hanno scritto altri profeti, Antico Testamento, e il tono dei testi profetici è sempre e vidi, e vidi, e vidi, e la voce mi disse, apparve un angelo e mi disse, oppure Dio direttamente disse. E se ci spostiamo in altri terreni culturali, che non siano quelli dell'ebraismo o del cristianesimo, la storia è sempre uguale. Se i testi hanno la statura di testi ispirati e rivelati, l'idea non cambia. Vidi e una voce disse. Lo troviamo in India, prima dell'India lo troviamo nel mondo avestico, lo troviamo pressoché ovunque.
In Egitto i frammenti dei testi che abbiamo trovato attribuiscono dialogo diretto alle divinità. Lo sciamano, anche se non c'è una letteratura tradizionale dello sciamanesimo, entra a contatto con la visione e con l'udito con forze di un altro ordine di esistenza e hanno l'impressione di ricevere delle comunicazioni che sono estremamente importanti, così importanti che devono essere diffuse a tutti. Questo nella storia passa sotto il termine di profezia, i profeti. Ma siccome è un tratto culturale trasversale, cioè che troviamo da est a ovest, da nord a sud e in qualunque epoca, ci dobbiamo fare una domanda. Ma questi qui si sono messi lì a tavolino con delle buone idee, hanno lavorato su queste idee e poi le hanno attribuite a una fonte trascendente, oppure vedevano davvero e sentivano davvero? E se vedevano davvero e sentivano davvero, erano matti? Cioè, vivevano fenomeni simili a quelli che noi oggi tratteremmo come una patologia della psiche? Un profeta oggi starebbe in manicomio? Queste sono domande centrali. Allora, personalmente, opinione strettamente, umilmente personale, io credo che quelli vedessero davvero e sentissero davvero, cioè che non fosse un'opera di ingegno poi dopo assegnata al trascendente. Mi chiedo però, che differenza c'è tra un profeta e uno schizofrenico? Se esiste una differenza. Perché le produzioni dello schizofrenico non diventano libri sacri che muovono orde di persone e magari invece le sorti del profeta sono quelle di avere un effetto diverso nella realtà, cioè riuscire a muovere orde di persone? Il punto è, lo schizofrenico, adesso dico lo schizofrenico per dire, non che per forza solo la schizofrenia, il delirio psicotico, in una qualunque sua accezione, è la produzione disordinata, caotica, dei contenuti dell'inconscio personale, che sbriciola, crea una frattura nell'ego, cioè nel contenitore che di solito consente di tenere a bada le potenze inconsce, si crea questa lesione fa fuoriuscire, come nel vaso di Pandora, i contenuti inconsci, ma sono i propri demoni personali, potremmo dire. E difatti non c'è la statura di una sorta di coerenza simbolica e archetipale nel delirante, mentre la visione del veggente o le parole ascoltate dal profeta assumono connotati radicalmente diversi, di profondità diversa, di efficacia diversa, di spessore diverso, perché non sono frutto di una lesione dell'ego, magari capitata accidentalmente, come può capitare nel caso di una malattia della psiche, e l'attingimento a una dimensione che è quella in cui si muovono gli archetipi. Vuol dire aver posto la coscienza in una sfera, in un'area che è un non luogo, nel senso che non esiste come luogo spaziale, che è un luogo che un grande autore ha chiamato con un'espressione che secondo me è mirabilmente efficace. L'autore in questione è un certo Henri Corbin, ve lo scrivo qui nell'angolino, Corbin, francese, quindi Corbin, uno dei più grandi iranisti della storia occidentale, quindi studioso del mazdeismo, zoroastrismo e l'Iran sciita, l'Islam sciita. Questo grande personaggio recupera una nozione nota nel mondo latino e che è passata nella storia della filosofia in sordina, sparita, eppure diventa centrale se vogliamo capire quello che può essere capitato al Giovanni di turno quando si trova alle prese con una visione. L'espressione è mundus
immaginalis, il mondo immaginale. Il mondo immaginale non è un mondo immaginario, cioè l'immaginario riguarda la fantasia. Il tuo immaginario, Laura, è diverso dal mio immaginario. I contenuti del tuo immaginario possono essere frutto di tutte le tue esperienze, di quello che hai letto, di quello che hai sentito, eccetera, 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 e avranno degli elementi in comune al mio, perché siamo nati nella stessa città, perché siamo più o meno figli dello stesso tempo, no? Ma il tuo immaginario e il mio immaginario sono talmente diversi, nonostante siamo accomunati dallo spazio-tempo, dal condividere più o meno le stesse cose, sono talmente diversi che se ci chiedessero di rappresentare una qualunque emozione su un foglio di carte con dei colori, faremmo due cose probabilmente molto diverse. L'immaginale, che non è l'immaginario, invece sta all'immaginario come l'inconscio collettivo sta agli inconsci personali. È una dimensione ponte, mondo fra due mondi o terra di mezzo. Che cos'è sto mondo immaginario? Dunque, noi mediterranei siamo figli di una cultura in particolare, quella greca. Quindi per quanto possiamo trovare attinenze fino in Cina, no? A livello simbolico, archetipale, perché c'è un'universalità dei simboli, i bastioni del nostro inconscio sono eretti nella Grecia antica. La mitologia greca alla fine della fiera è roba nostra e la maneggiamo molto meglio della mitologia celtica o di quella vichinga, perché siamo figli di questa roba qui. Noi abbiamo anche idealmente ereditato in una sorta di genetica invisibile la cultura greca. Ci siamo? La cultura greca si è occupata nei suoi primi passi, Platone su tutti, avremo modo di parlare parecchio di Platone perché ci sono delle cose importanti alla luce dell'Apocalisse, in particolar modo la Repubblica di Platone, il testo fondamentale per tutta la nostra cultura occidentale. Platone e poi dopo di lui Aristotele, insomma i grandi padri della filosofia occidentale si sono occupati innanzitutto, si chiedevano, ma noi com'è che conosciamo le cose? Cioè quando entro in contatto con un oggetto come questo, una bottiglia d'acqua, a parte che noi diamo per scontato l'esistenza di questa bottiglia d'acqua, ovviamente, siamo anche in un'epoca in cui ormai vedendo un oggetto mi chiedo innanzitutto a cosa serva, non mi chiedo che cos'è, se lo conosco. Ma la domanda di allora, e allora vuol dire quasi 2500 anni fa, era più che cos'è questo, è in che modo io conosco questo? Come fa questo a presentarsi nella mia coscienza a tal punto che io la possa definire? Si chiama gnoseologia, no? Questa storia del modo in cui conosciamo le cose. No? E il primo grande canale che abbiamo è il mondo della percezione. La percezione sensoriale innanzitutto. Noi vediamo, sentiamo odori, sapori, abbiamo i 5 sensi attivi e i 5 sensi sono i canali, i tubicini attraverso cui entriamo a contatto con la materia, mondo. Poi abbiamo un organo, organizzare. Abbiamo un organo che organizza il dato sensibile e ce lo presenta nella forma che noi percepiamo come reale. Il mondo della percezione riguarda il rapporto con le cose più o meno materiali. Lo so che un profumo o un sapore è meno materiale della consistenza della plastica o della consistenza del legno, d'accordo, no? Però rientra sempre nel regno della percezione, quindi di qualcosa che in termini corporei esiste, in termini fisici esiste, il dato sensibile.
E nel regno della percezione abbiamo quasi tutta la nostra conoscenza. Le scienze, quelle che noi oggi chiamiamo le scienze, hanno potenziato i nostri sensi, giusto? Abbiamo degli occhi che vedono galassie che a occhio nudo non potremmo vedere. Abbiamo strumenti che consentono di cogliere infrasuoni, ultrasuoni, no? Abbiamo potenziato i sensi con degli strumenti. Ma di cosa si occupa la scienza? Alla fine si occupa di questo, del regno della percezione. Si chiamano le scienze ontiche perché si basano sullo studio degli enti, come gli enti si presentano. E quindi a livello personale, individuale, abbiamo le nostre piccole sensazioni, le nostre piccole percezioni che cominciamo a sviluppare fin da quando siamo neonati. Guardate le facce del neonato quando entra a contatto con un sapore che magari non gli piace, o al contrario con un sapore che invece lo sballa. E vedete nella faccia la traduzione corporea di una sensazione, giusto? E poi, ovviamente, con lo sviluppo del metodo scientifico abbiamo tracciato delle linee guida per riuscire a inserire tutto questo enorme bailame della percezione in qualcosa di coerente. Va bene? C'è poi un secondo mondo. E il mondo è quello dell'intelletto. Cioè il mondo della ragione, del pensiero. Il mondo della logica, dal greco logos, il verbo. Cosa c'è come oggetti di conoscenza nel mondo dell'intelletto? Il linguaggio, per esempio, la matematica, la geometria, per esempio, le idee, i valori, i concetti. Cioè capite che se noi parliamo di libertà non stiamo parlando di una cosa che io possa toccare. Se parliamo della differenza tra la possibilità e la necessità, se parlo di fatalismo o di predeterminazione o di predestinazione, non stiamo parlando di oggetti. Non si percepiscono queste cose. Dove abitano? Di chi sono figlie? Del mondo dell'intelletto. La filosofia, le filosofie, le scienze nel senso della matematica, della geometria, sono tutte figlie di questo altro regno. Allora anche l'intelletto è un organo di conoscenza, nel senso che è in grado di definire e organizzare le conoscenze. Ci siamo? Ora, il problema è, ma tra il mondo della percezione sensoriale, che ha a che fare con tutto quello che è materia, e il mondo dell'intelletto, che ha a che fare con tutto quello che è idee, non è che in mezzo c'è qualcosa che ci è sfuggito. Ecco dove abita il cosiddetto mundus immaginalis, qui. Tra questi due regni vi è una terra di mezzo che per una serie di sviluppi delle sorti dell'Occidente si è assottigliata a tal punto da essere quasi invisibile. È il mondo della immaginazione e delle immagini. La fantasia è solo un piccolo e poco significante aspetto rispetto a questo grande regno in cui abitano i simboli e le matrici dei simboli, cioè gli archetipi. Il mondo immaginale è quello del mito. Perché il mito pesa di più di una fiaba? A parità di trasmissione, cioè le fiabe come si diffondono? X secoli fa, al posto della tele con la Barbara D'Urso ad appestare le menti, non c'era la TV, c'è la fiamma di un falò. Il falò, o il camino, o il fuoco, era la TV di una volta. Ci si raccoglieva intorno al fuoco
e a turno, magari il più anziano cominciava a raccontare qualche cosa, qualche storia che aveva magari a che fare con le tradizioni della famiglia, del popolo, di quella terra. E guardando le fiamme, avete presente quando si guarda un fuoco quanto è facile rimanere ipnotizzati, no? dalle fiamme? Quanto potremmo rimanere lì, presi dalla danza delle fiamme? Ore. Ecco, immaginate che una voce narrante racconti qualche storia, anche fantastica, nel senso proprio di fantasia, e nelle fiamme prenderebbe vita, prenderebbe forma. La fiamma diventa lo specchio che nutre e solidifica l'immaginario. Ma i miti pesano di più delle fiabe, perché mentre le fiabe restano un valido intrattenimento con risvolti morali per tutti, soprattutto per i bambini, perché si formano i valori, il buono, il cattivo, il bene, il male, il giusto, il sbagliato, l'altruismo, eccetera, eccetera. Nel mito abbiamo qualcosa di più denso, di più importante. Questa densità o importanza è dovuta al fatto che i miti sono gli abitanti vivi del nostro inconscio collettivo, quindi che hanno tratti universali. Sono i miti a precedere in un certo senso la storia. Spesso quando capita di imbattersi in un mito, può capitare poi di vedere trasfondersi il piano del mito con quello della storia. È difficile poi distinguerli. E moltissimi autori, anche oggi, proprio in questi giorni, si stanno continuamente occupando di rinvigorire la potenza del mito passando attraverso la storia, quasi come se la storia stesse confermando il mito. L'esempio che ci è capitato di fare nel seminario scorso di Mauro Biglino, che vede nell'Antico Testamento, legge nell'Antico Testamento, nella sua traduzione letterale, l'avvento di una civiltà non figlia di questa terra, che interviene qui su questo piano e fa parte della storia, nel senso che la attiva o attiva un filone della storia, è un esempio di quello che vi sto dicendo. Cioè, dove la storia e il mito non solo si rimandano reciprocamente, si intersecano. E sono un esempio, cioè di esempi così potremmo farne diversi. Quindi, siccome il mito ha una potenza viva, enorme, noi possiamo provare a capire che anche una profezia, come quella che affronteremo dettagliatamente del libro di Giovanni, non sia scollata dalla storia, e meno che mai dalla storia contemporanea. Cercheremo di notare che alcuni elementi che appartengono al mondo immaginale travalicano i loro confini, traboccano e diventano storia. Vedremo anche in che modo, naturalmente. Ma non è possibile che, essendo così universali come visioni, in qualsiasi momento possano essere adattati a quello che succede? La lettura, in questo caso a posteriori, è: prendo il mito e lo faccio coincidere con quello che succede. Questa è la più razionale di tutte le ipotesi. Ti faccio un esempio per capirci. Per esempio, abbiamo dato ad alcuni paesi i nomi di personaggi mitologici o ad alcune aree del mondo. Per esempio, noi viviamo in Italia e l'Italia è un paese che si trova in quale continente? Europa. Che cos'è Europa? Perché la chiamate Europa? Europa è un personaggio della mitologia greca. Non è un nome così. Europa, letteralmente Europa vuol dire dei grandi occhi. E nel mito di Europa c'è un tratto importante: l'accoglienza. Ora, a proposito di quello che dicevi, guarda cosa succede in Europa oggi.
rispetto ad altri paesi, qual è il problema numero uno con cui abbiamo a che fare culturalmente parlando oggi in Europa? L'accoglienza proprio anche di altre culture, non solo numericamente di Tizio, Caio e Sempronio, ma proprio il fatto che si accolga in noi qualcosa di diverso rispetto a noi. Qual è il mito di Europa? Europa è una bellissima fanciulla dagli ampi occhi. Zeus la vede e come al solito se ne innamora, e quando si innamora Zeus le soluzioni sono poche. Il primo pensiero di Zeus è che forma assumo? Che forma assumo per farmi Europa? No? E allora se non è il serpente, se non è... stavolta sceglie il toro. Diventa un toro bianco, bellissimo, e si manifesta davanti a Europa. E cosa fa? Porge il capo come per invitarla a salire. Europa cosa fa? Sale sul toro. E il toro, Zeus, una volta che Europa è in groppa al toro, si immerge nelle acque dell'oceano a occidente e se ne va, sparendo per sempre. Il toro si porta via Europa. Allora il fratello di Europa, che se non ricordo male è Cadmo, va a cercarla, la cerca di qua, la cerca di là, non la trova e alla fine del mito non la troverà. Addirittura la Sibilla oracolare gli dice: lascia perdere, guarda, smetti di cercarla perché tanto non la troverai più. Ora, collegate questo al tema dell'identità europea, le radici, non radici, chi siamo, bla bla, e al mito che finisce con la perdita di Europa. Dove? Verso occidente. Ora, se noi attraversiamo l'oceano, chi c'è di là a occidente? Chi c'è? Gli Stati Uniti d'America. Allora, guardate, collegate gli elementi mitologici, bellissimo. Il toro. Chi è il toro? Sì. Il simbolo per eccellenza della borsa, del mercato finanziario, è il toro. Difatti si chiama bull market, il mercato quando è positivo, bear, l'orso, quando invece va giù. Ed è tutto simboleggiato dal toro. A Wall Street, che è proprio l'ombelico, no, della cultura finanziaria, c'è un enorme toro di ottone che campeggia all'ingresso. Allora io posso prendere l'elemento mitologico del toro che si carica sulle spalle Europa e se la porta via verso occidente e posso dire: oh guarda, che fine ha fatto l'identità europea che era tutta cultura, arte, storia eccetera, ora siamo schiavi anche noi della finanza, del bull market, del mercato. Ok, è una sovrapposizione di lettura. Questo ha anche un termine, e poi lo vedremo. Questo è un modo di interpretare i testi sacri e i miti, cioè far aderire dei contenuti della storia contemporanea ai miti. Perché? Perché è possibile? Perché i miti e i simboli sono elastici e quindi ho tante possibilità di far coincidere, è come una materia plastica, posso lavorarci sopra e riuscire a farla coincidere. Ma noi vedremo che useremo, almeno in questo seminario, un'altra soluzione, non solo questa. Ci sarà questa più un'altra soluzione. Oggi vi parlo proprio introduttivo questo discorso di quali sono gli aspetti sotto i quali noi analizzeremo l'Apocalisse di Giovanni. Nel mondo immaginale, cioè in questa terra di mezzo, abitano tutta una serie di componenti che abbiamo ormai rimosso o che addirittura nella nostra cultura non sono entrati. Per esempio, finché si parla di immaginazione, saremo tutti d'accordo che i residui del mondo immaginale più evidenti sotto i nostri occhi abitano sotto una categoria in particolare: l'arte. L'arte, dalla poesia alla musica, dalla letteratura all'arte figurativa, dalle sculture, pitture, insomma, tutto quello che volete che rientri nel regno dell'arte è ancora oggi la testimonianza più viva e più vera di quella roba lì, dell'ellisse bianca che ho rappresentato perché è vuoto. E oggi le ultime residue
botte di vita del mundus imaginalis si traducono nell'arte. Poi sull'arte, volendo, certo c'è da impazzirci, perché uno può pensare che l'arte contemporanea valga meno dell'arte di una, però siamo ancora una volta costretti a ritornare su giudizi di ordine soggettivo, perché nell'arte, una volta stabiliti dei canoni piuttosto larghi, per dire che sei bravo o non bravo a fare un certo tipo di lavoro, poi i gusti fanno sì che a uno possa piacere Picasso, a un altro faccia schifo Picasso e magari Caravaggio e così via. Ma tolta l'arte, quello che a noi in Occidente manca, vedevo lì il toro bianco di Shiva, tra l'altro, anche in India c'è un toro bianco, non è Zeus ma è Shiva che prende la forma di toro bianco spesso. Da noi in Occidente è mancato o è stato quasi taciuto un argomento che in Oriente invece è molto più dibattuto. Allora, siete d'accordo che nel regno della percezione della materia possiamo assegnare a questo regno la categoria corporea? E possiamo assegnare a questo regno, quello dell'intelletto, la categoria mentale. Ok? In India, in Cina, in Giappone, in Thailandia, insomma, nel regno orientale, tra questi due elementi, tra il corpo e la mente, vi è un nesso, un terzo elemento, che sta esattamente a metà come il mundus imaginalis dovrebbe stare tra il mondo delle idee e il mondo della percezione. Questo è quello che alcuni chiamano, con un'espressione tecnica, fisiologia dei corpi sottili. Espressione un po' ridondante per dire quelle energie vitali che sono state scrupolosamente e minuziosamente mappate su tutto il corpo, canali e punti, su cui si basano l'agopuntura, per esempio, su cui si basa lo yoga, per esempio, su cui si basano buona parte delle terapie antichissime dell'Oriente, e non solo delle terapie. E noi ne parliamo perché l'agopuntura dice: ma ho male alla cervicale, vado a farmi sistemare con gli aghi. Non so bene come funziona e perché funziona, ma mi fa bene. Lo shiatsu, un altro esempio di questo ordine. Ma non è solo una questione terapeutica, in realtà l'esistenza dei corpi sottili è la determinazione di specifici stati d'animo, certi pensieri piuttosto che altri pensieri, certe sensazioni o emozioni piuttosto che altre emozioni, cioè legano costantemente soma, il corpo, e psiche. Psicosomatica è una nozione a cui siamo arrivati anche noi oggi, no? Il legame tra la mente, emozioni e il corpo. Sì, ma questo legame da cosa è determinato? Bene, secondo tutto l'Oriente è determinato da qualcosa che c'è, ma non si vede. Si può sentire per chi è sensibile, ma non si può misurare. Non c'è il microscopio che riesca a dirti che in quel chakra l'energia gira così piuttosto che cos'ha. Eppure chi ha dimestichezza con lo yoga, con forme di meditazione o con sensibilità particolari sa di che cosa si sta parlando. Questa energia non è misurabile, non è visibile, non è detectabile da qualche strumento particolare, ma c'è. E nel nostro corpo fluisce costantemente, determinando le qualità dei nostri pensieri, la qualità dei nostri sentimenti, la qualità delle nostre emozioni, del nostro apparente star bene, del nostro apparente star male, e quando alla fine di lunghi processi si atrofizza o cronicizza, arriva anche nel corpo fisico, l'ultimo terminale, il più denso, e di solito già non il campanello d'allarme, è già proprio, vuol dire che tutto il processo è stato ultimato. Ci siete? Ora, queste energie sottili sono le protagoniste di quei fenomeni che nella cultura orientale determinano gli stati di illuminazione. Cioè non riguardano solo le emozioni, i pensieri, la cura del soggetto, eccetera, ma riguardano anche gli stati di coscienza.
è la possibilità di spostare la propria coscienza, appunto, a livelli sempre più elevati, in un certo senso di edificare la divinizzazione dell'uomo, renderlo sempre migliore, renderlo sempre superiore. Difatti, nei personaggi che hanno raggiunto questi stati di coscienza così magnificati e elevati, di solito nelle rappresentazioni iconografiche classiche, sia in Oriente che in Occidente, appaiono delle forme luminose, sono inseriti dentro delle uova oppure mandorle di luce, bianchissime, dorate, hanno dei raggi intorno alla testa, oppure, iconografia cristiana occidentale, hanno un anello di luce dorato sopra la testa, aureola, da ebraico or, scritto aur, che vuol dire luce. Questo fenomeno luminoso lo troviamo tanto in Oriente quanto nelle rappresentazioni bizantine che fanno da ponte e in Occidente. Che cos'è? È una fantasia? È un modo di rappresentare i santi? O è qualcosa che ha a che vedere con quella energia sottile di cui parlavamo? Secondo me, e non solo secondo me, ha a che vedere con quell'energia sottile di cui parlavamo. Sei santo quando la tua struttura sottile ha spostato i livelli della tua coscienza in alto e, secondo molti testi, agli occhi dei sensibili questo appare visibilmente come una persona più luminosa o illuminata. Non è a caso l'espressione che usiamo, no? Illuminato, per dire. È connesso al fenomeno della luce. E questa è una delle manifestazioni della energia sottile. Vi è chiaro fino a qui? Ora, tenete presente questa sovrapposizione. Nell'individuo, nel soggetto, il corpo denso e le idee, la mente, la ragione sono collegate dalle energie sottili. Nel mondo, invece, nel macrocosmo degli inconsci, dell'inconscio collettivo in particolare, troviamo nel mondo immaginale il collante tra il regno corporeo della sensibilità e il regno intellettuale della storia delle idee. E in mezzo abbiamo questa fascia del mondo immaginario. È opinione di alcuni, tra cui il Corbin che vi ho scritto lì in alto a destra, che i testi che raccontano di una geografia mitica importantissima, sono descrizioni di continenti, che troviamo dalla Cina all'India fino all'Occidente, con Atlantide anche per esempio, che vengono descritti minuziosamente, con delle caratteristiche spettacolari, ma con il vero senso della parola. Per esempio, anelli concentrici, queste isole sono separate da anelli di mare che sono composti da differenti sostanze, l'une dalle altre, e al centro una mitica montagna, di solito c'è sempre un monte mitico, che fa anche da asse dell'universo, da colonna vertebrale del cosmo, e è organizzato a sua volta in piani diversi, livelli, abitati da esseri fantastici. Nel sottosuolo di solito potenze demoniache, pericolose, oscure, eccetera. Man mano che salgo troviamo esseri sempre più evoluti in un certo senso, sempre più dediti al bene, che abitano nella luce, eccetera, 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 fino a culminare, come nell'Olimpo, alla dimora degli dei che sta su, in alto. E poi materiali con cui delle incredibili città vengono costruite, all'interno delle quali zampillano, scorrono fiumi di miele, di latte, di vino e di altre sostanze preziose, di olio, muri di diaspro, di zaffiro, muri dorati, argentati, madreperla, tutti descritti minuziosamente, tanto in Cina quanto da noi, passando dal Medio Oriente. Si chiama geografia mitica. Cioè c'è una mitologia anche dei luoghi, non solo dei personaggi, ma anche dei luoghi in cui si muovono. Ora questo è interessante, questo elemento,
Perché anche nell'esempio che tratteremo noi dell'Apocalisse di Giovanni sono descritte degli scenari, sono descritte delle città e dei personaggi che hanno evidenti connotati mitici. Il mondo immaginale, secondo Corbin, è qualcosa che era, è e sarà, cioè si colloca fuori dal tempo. Ecco perché, come diceva, mi ricordi il tuo nome? Dario. Ecco perché, come diceva Dario, in qualunque momento della storia ci è possibile connetterci al mito e leggere il nostro presente o il presente di 1000 anni fa alla luce del mito. Allora possiamo dirlo senza timore che il mondo immaginale è sempre presente o è perenne attualità, non scade, non scorre esattamente come la storia. Era, è e sarà. Quindi anche l'Apocalisse, nel caso specifico che vedremo noi, è un testo con cui possiamo leggere il passato, il presente e il futuro. Perché se un imperatore ha la capacità di governare sui regni che esistono fisicamente e un sacerdote ha la possibilità di regnare su regni che esistono nell'invisibile, i regni dello spirito, chi è che regna sul tempo? Il profeta. Il profeta si collega a questa dimensione in cui il presente, il passato e il futuro sono sempre presenti o esistono contemporaneamente. Un non tempo o tempo eterno in un non luogo o in un luogo disseminato ovunque.